Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Nuovo video, ma soprattutto nuovo dispositivo. Allora, semplicemente oggi voglio parlarvi, vediamo chi ha seguito il mio canale di Instagram, di Kiwi. Sigla. Bene ragazzi, eccoci tornati. Allora, oggi come vi ho detto prima della sigla voglio appunto parlarvi di un nuovo dispositivo che ho prontamente acquistato perché è molto simile ad IQOS, non è un riscaldatore di tabacco ma già si parla di vaping, quindi di svapo, di vapore, di liquidi, di un sacco di altre cose da portare sul canale. Ma prima di iniziare a spiegarvi che cosa mi piacerebbe raccontarvi di questo dispositivo, ti chiedo un piccolo supporto, iscriviti al canale. Ovviamente, come sempre, guarda tutto il video e fammi sapere se ti è piaciuto con un like oppure un dislike. Qualora ci dovesse essere un eventuale dislike, fammi sapere il perché. Allora, ragazzi, partiamo a bomba perché c'è abbastanza da dire, ma come al solito io non vorrei fare un video tecnico, non vorrei portarvi le solite caratteristiche, ovviamente io dovrò indicarvele, però mi piacerebbe parlarvene, come dire, da una persona che vorrebbe smettere di fumare attraverso un dispositivo oppure un altro dispositivo. Oggi parliamo di Kiwi, un prodotto completamente italiano, prodotto in Italia, pensato in Italia, ma soprattutto venduto in tutto il mondo. Quindi vuol dire che è un prodotto molto valido. Oggi ne parleremo, ma iniziamo con qualche caratteristica tecnica. È doveroso dirvelo, farvi sapere che è un prodotto comunque di svapo, non è un riscaldatore di tabacco, quindi qui all'interno ci metteremo il liquido per sigarette elettroniche. Allora, iniziamo con la scatola. La scatola ovviamente non vi vado a fare un unboxing perché ce ne sono veramente a migliaia su YouTube. Voglio semplicemente raccontarvi quello che ho trovato all'interno della scatola. La scatola si presenta in questo modo, molto carina. Qui vediamo il profilo già direttamente del colore che scegliamo la nostra Kiwi, e all'interno non andiamo, andiamo semplicemente a trovare quella che è il power bank, la sigaretta elettronica, il cavetto di ricarica e la cosa veramente bella, due tipi di drip tip, un drip tip in plastica, policarbonato, io adesso non so come chiamarlo, ma la figata che l'andremo a provare appunto proprio oggi è questo filtro di cotone, quindi è un cotone detto dall'azienda realizzato con grado farmaceutico, quindi è sicuramente un cotone controllato anche per le temperature che andiamo a svapare poi il nostro liquido, ma andiamo a qualche caratteristica tecnica. La sigaretta elettronica, scusate se vado a guardare, ma mi sono preso degli appunti, volevo esattamente specificarvelo perché purtroppo non posso ricordarmi tutto. Qui abbiamo materiale in ABS più policarbonato, è diviso in due parti, come vedete abbiamo una parte, un power bank, chiamiamolo comunque, che poi magari lo andiamo a vedere nello specifico, come ricarica la nostra sigaretta elettronica, e dopo andiamo a vedere tutte le varie specifiche. Allora, le dimensioni sono 110 x 21 x 38 mm. La batteria è veramente un comparto molto interessante perché abbiamo un power bank, quindi questo che è a sé di 1450 mAh, e una sigarettina elettronica che è questo dispositivo qua, composto appunto dalla batteria con il suo tank di ricarica liquido drip tip di 400 mAh. La ricarica è 1 ora e 30, quindi più o meno siamo nella stessa
misura di IQOS. Che dire ragazzi, è veramente simile ad IQOS, ha determinate completamente altre caratteristiche. Perché? Perché in una si va a riscaldare il tabacco, invece in questa si va proprio a svapare il liquido per sigarette elettroniche. La capacità della pod, allora la pod è esattamente questa, la capacità della pod è di 1,7 millilitri di ricarica. Allora, come vi dicevo, i filtri che troviamo all'interno della scatola, che poi in sostanza andremo a vedere nello specifico, che sono esattamente questi. Questo qua è, come vi ho detto, la pod. Qua sopra si toglie il drip tip, questo si chiama drip tip per chi non lo conoscesse. Io sto utilizzando questo in plastica perché volevo attendere voi, volevo aprirlo insieme a voi questo filtro appunto in cotone. Andiamo a vedere di non fare danni e non spaccarlo direttamente in diretta, perché sarebbe veramente una figata spaccarlo in diretta. Allora, questo filtro in sostanza lo andiamo un attimino a vedere. È un filtro, come vi dicevo, realizzato in cotone di grado farmaceutico di alta qualità. Il filtro appunto ha questo canale, non so se riusciamo a vederlo in camera, ha questo canale che in sostanza è stato creato in una misura tale, addirittura, questo è quello che dice l'azienda, che ha un sistema di anti-gocciolamento e anticondensazione. Io ragazzi ci credo ben poco, finché non provo non ci credo, quindi oggi lo andremo a provare assieme. La resistenza montata all'interno della PodMod è di 1.2 ohm, quindi una resistenza prettamente da guancia. La ricarica che vediamo qua dietro, vediamo che qui abbiamo la porta di tipo C e qua sotto vediamo che abbiamo un'ulteriore porta di tipo C. Ma ragazzi, queste sono le caratteristiche tecniche. Come vi dico sempre, io non ho voglia e non sono un tecnico, quindi nel caso si va a chiedere direttamente in un negozio di svapo se vogliamo avere delle caratteristiche in più o comunque eventuale funzionamento. A me quello che mi interessa essenzialmente è andarvi a spiegare che tipo di dispositivo è. Fatemi sapere se la cosa vi può interessare, io vi porterò magari sul canale altre sigarette elettroniche, magari faremo delle comparazioni con IQOS, con Kiwi e con altri dispositivi e quindi altre novità che vi porterò direttamente sul canale. Allora, partiamo con il nostro filtro. Il nostro filtro vediamo che ha queste freccine, quindi non ci possiamo sbagliare, l'inserimento del nostro filtro è esattamente in questo modo. Quindi andiamo a schiacciarlo all'interno. Sembra un po' di avere in mano lo stick dell'IQOS, ma non è esattamente così. Perché? Perché il liquido, ragazzi, è molto semplice. Allora, qui abbiamo la nostra PodMod, qui abbiamo uno sportellino di ricarica, quindi adesso lo andiamo a fare assieme, andiamo a vedere esattamente come si ricarica, andiamo a provare questo liquido, ragazzi, che è una figata, si chiama Excalibur. Come vi ho detto su Instagram, lo andremo a provare assieme. Allora, semplicissimo, si va ad aprire questo sportellino. Scusatemi, ma è il bello della diretta, quindi apriamo lo sportellino, andiamo ad adagiare il beccuccio del nostro liquido qua dentro e andiamo a riempire il nostro tank fino a che non straborda di liquido. Quando straborda di liquido lo andiamo a chiudere e lo andiamo ad inserire all'interno della nostra pod. La forma della nostra pod è ondulata, quindi vedete che ha questo svaso, tra virgolette, questa ondulazione, quindi l'inserimento vediamo che è pressoché impossibile, cioè se noi lo andiamo ad inserire in un altro modo non si inserisce. Quindi oltretutto è magnetico, quindi entra praticamente da solo. Idem il nostro charger qua a fianco, noi andiamo a inserirlo in questo modo e lei praticamente va ad attaccarsi. Allora, qualche caratteristica, poi
aspettiamo magari quei 2 minuti che la resistenza si abitua del nuovo sapore che gli ho buttato all'interno, ma andiamo a spiegare quello che è il power bank. Allora, il power bank ha un tasto in soft touch. Vediamo che se io praticamente passo sopra il dito, qua mi si illumina i 3 LED di stato di carica. Lo stato di carica va da 0 al 100%, ma dai, che domande del cavolo. Se non erro, un LED va da 0 a 30, 2 LED da 30 a 60 e 3 LED dai 60 al 100%. Per attivare il power bank basta cliccare 5 volte questo tasto qua, quindi lei si accende e si spegne, premendo 5 volte si accende, premendo 5 volte si spegne. È molto semplice, molto elementare. Ma ragazzi, io passerei proprio alla prova di svapo, alla prova di fumo, come la chiamiamo sempre, vediamo se va bene a tutti. Io vi dirò la mia, personalmente è qualche giorno che la sto svapando, vediamo di fare una comparazione con IQOS perché bisognerà dire veramente tante cose su questi dispositivi di svapo. Allora, la sensazione di avere in bocca il filtro in cotone è veramente interessante. Interessante perché ci ricorda quello che è la sigaretta analogica. Quindi per questo, ragazzi, Ribiglio, che è l'azienda che ha prodotto Kiwi, andiamo a vedere anche qua dietro, prima che diciamo delle castronerie, Vapor International, quindi Ribiglio è semplicemente chi distribuisce questo tipo di prodotto, è kiwivapor.com. Ragazzi, che dire, abbiamo fatto veramente un lavoro grandioso, un lavoro pazzesco, perché abbiamo un prodotto per chi vuole iniziare a svapare. Mi raccomando, sottolineo, per chi vuole iniziare a svapare, è veramente un prodotto pazzesco. Ma andiamo a vedere che cosa succede. Allora, ragazzi, come vi dicevo, il filtro è ottimo. Io personalmente lo cambio e ci metto su quello in plastica. Perché? Perché innanzitutto questo filtro qua ha fuori un materiale che personalmente sì, è in cotone, va bene, mi ricorda la sigaretta, ma non è una sigaretta, perché sembra quasi avere una plastica in bocca, non lo so. Mi dà questa impressione, pensavo appunto che fosse questo tipo di impressione ed effettivamente è così. Provatelo e fatemelo sapere nei commenti, perché come vi dico sempre, ragazzi, le mie sono prettamente delle opinioni personali. Allora, il tiro è un tiro a guancia abbastanza arioso, mi ricorda quasi il tiro della Glo, quindi in virtù di questo, ragazzi, non è assolutamente paragonabile al tiro di IQOS. È un tiro che essenzialmente, essendo ovviamente bucato, non è che possiamo pretendere di avere un tiro molto chiuso. Però questo tipo di dispositivo io non lo consiglierei per iniziare ad affrontare un argomento di smetto di fumare, tolgo le sigarette e inizio con lo svapo. Certo, bisogna essere convinti, quindi questo è un prodotto top. Secondo me, per chi ha già fatto questa sorta di periodo di transizione, quindi si è già dimenticata le sigarette e vuole iniziare con lo svapo. Vuole togliere IQOS, vuole iniziare con lo svapo, è un prodotto comunque che ricorda IQOS perché abbiamo questa pennina, chiamiamola, molto simile ad IQOS, perché noi le andiamo esattamente a vedere e a confrontare, perché io, ragazzi, vi porto sul canale le cose come vanno dette. Io non ho voglia di star qua a rompermi, tra virgolette,
i cosiddetti, perché tante persone giustamente mi dice grazie Luca per i tuoi video trasparenti, grazie Luca per quello che dici sempre la verità. E come vi ho detto io ragazzi, io non mi sento di consigliarlo a delle persone che vogliono stoppare le sigarette, vogliono toglierle e iniziare completamente con la sigaretta elettronica, per due motivazioni. Uno, il liquido che dobbiamo andare a cercare, a provare, ce ne sono veramente tantissimi. Ci sono degli ottimi tabacchi, sì, però non ricordano esattamente la sigaretta come potrebbe essere IQOS. Quindi IQOS ha un punto a favore. Il punto a favore di IQOS è che nel momento in cui io metto in bocca lo stick di IQOS, ragazzi, è una sigaretta vera e propria. Ha il sapore del tabacco, ci ricorda il fumo della sigaretta, ci ricorda tante cose. Questo invece ragazzi è proprio uno scoglio da passare, è uno scoglio che dobbiamo, come dire, essere convinti, perché se non siamo convinti noi la sigaretta elettronica la prendiamo, la lanciamo dentro al cassetto e buonanotte ai sognatori. Quindi, questo è un dispositivo valido, è un dispositivo certo per smettere di fumare, guai a chi non lo dice, è un dispositivo ottimo, ha anche un prezzo, tra virgolette, molto simile ad IQOS, quindi chi ha prodotto questa sigaretta elettronica, tra virgolette, ha fatto una sorta di copia e incolla con IQOS. Come vi dicevo, io sto svapando questo liquido che si chiama Excalibur. È un liquido alla liquirizia, quindi non c'entra niente con le sigarette. In più ho un altro liquido che è il TNT, il Good Plosion, che è un ottimo tabacco al sapore di vaniglia e biscotto. Quindi capite che io addirittura ho preso anche il Malby di Vaporart. Questo è già più simile a quello che è un tabacco, però ragazzi molto dolce, quindi io personalmente non mi sento di andare a consigliarlo ad una persona che vuole smettere di fumare, cioè dall'oggi al domani, o meglio, vuole farlo benissimo. Io sono convinto che dopo una settimana riprende in mano le sigarette, cosa che non potrebbe succedere con IQOS. A me non è che mi hanno pagato Kiwi Vapor o IQOS per dire un prodotto è più bello dell'altro. Io come al solito ragazzi vi dico la mia, cerco di trasferirvi quello che è come dire, la storia migliore per farvi comprendere che prima di tutto bisogna provarle le cose, bisogna testarle, bisogna capirle. Come ho iniziato con IQOS, come ho un trascorso da svapatore, quindi da svapatore sono passato ad IQOS, ho riniziato a fumare, anch'io ho i miei trascorsi. Voglio dire, la vita è fatta di alti e bassi, ci sono dei momenti in cui si ha voglia di svapare, momenti in cui si ha voglia di fumare IQOS. E detto questo ragazzi, Kiwi è veramente un prodotto valido, un prodotto che se tu vuoi realmente passare da IQOS a una sigaretta elettronica è un prodotto pazzesco, è un prodotto che funziona, è un prodotto che te lo consiglio, compralo, fammelo sapere, scrivimelo sotto nei commenti che cosa ne pensi, ma per me non è un prodotto per smettere di fumare. Non è un prodotto per smettere di fumare perché te lo dice una persona che fumava, che ha iniziato a svapare. Io ho smesso di fumare per 5 anni, ho ripreso le sigarette in mano, ho conosciuto IQOS, ho preso in mano IQOS, ho dimenticato le sigarette ed oggi mi sto ritrovando con in mano le sigarette elettroniche. Perché? Perché mi piacerebbe provare tanti prodotti da poi recensirvi sul canale. Quindi ragazzi, chiudiamo questo video, diamo due considerazioni finali. Cosa dirvi? Kiwi, ragazzi, è un prodotto molto valido, è un prodotto per svapatori, è un prodotto che ci ricorda molto IQOS, quindi per chi fuma IQOS, questo è un prodotto pazzesco perché non cambiamo le nostre abitudini. Cioè noi abbiamo un power bank, abbiamo un holder, ma qua ci svapiamo. Abbiamo a che fare con resistenza, abbiamo a che fare con liquidi per sigarette elettroniche, abbiamo a che fare con perdite
di liquido in tasca, questa ragazzi non perde, è una figata, cioè questa non perde, questa rimane attaccata come IQOS, quindi non è che ci distogliamo molto da quello che avevamo in mano prima. Quindi è un prodotto secondo me che può funzionare, può andare bene per te che magari ti sei un po' stufato degli stick di IQOS e vuoi provare qualche sapore nuovo. Quindi per te va benissimo. Non so se potrebbe andare bene per chi vuole smettere di fumare. Detto questo, ragazzi, io direi che possiamo concludere. Vi ho detto tutto, non vi ho detto nulla? Fatemelo sapere nei commenti, ditemi se siete d'accordo con me. Ci vediamo, ragazzi, al prossimo video con un'altra sigaretta elettronica. Questo ve la voglio dire. A breve io penso che ci siamo. IQOS Illuma sbarcherà in Italia. Ho già visto delle cose veramente belle, ho già visto delle cose... non vi dico niente. Rimanete sul canale. Al prossimo video. Ciao ragazzi! Iscrivetevi, mi raccomando, perché questo mi dà la possibilità di crescere, di portarvi nuovi contenuti, ma soprattutto se vi è piaciuto questo video, io lo spero, lasciatemi un like. Se lasciate un dislike fatemelo sapere perché mi piacerebbe migliorare ancora di più. Ragazzi, al prossimo video, ciao!